Jetta quadrifoglio verde. Esatto. Motore ereditato dalla 4C praticamente. Identico spaccato. È il 1750 di cilindrata, 240 cavalli. Esatto. E 245 e 340 Nm di coppia. Però tu hai fatto uno stage 1, giusto? E mi sono fermato lì. E sei arrivato a, mi hai detto, 280, 285, una roba così. E all'incirca 400 Nm di coppia. Sì. Trazione anteriore. Trazione anteriore. Ricordiamo che l'assetto è completamente di serie. Sì. Quindi non è stato toccato. Scarico idem. Sì. Originale. Abbiamo solo questo stage 1. Praticamente hai voluto andare più veloce in modo discreto senza farmi notare troppo. Esatto. Che già ti dirò che il sound originale non mi dispiace affatto. Perché tra l'altro ultimamente fanno auto dove il suono viene un po' enfatizzato dalle casse, invece in Alfa Romeo hanno studiato un modo per fare in modo da trasmettere il suono dell'aspirazione nell'abitacolo. Esatto. Quindi è puro suono dell'auto. Abbiamo 3 mappe, la all weather, giusto? Che è più o meno pioggia, neve. Poi normale, che è come che stiamo usando adesso. Esattamente. Poi proveremo la modalità Dynamic Sport. Esatto, che va a aumentare la coppia, esatto, la reattività all'acceleratore, indurisce lo sterzo, che mi hai già detto che diventerà un mattone pesantissimo. Poi la potenza viene trasmessa dal cambio robotizzato doppia frizione, sempre della 4C. Esattamente. 6 marce. Sì. E mi sembra molto preciso, non ha ritardi. Su questo nulla da dire. Non ha singhiozzi. No. Sia in scalata che nell'inserire la marcia. Tra l'altro il cambio puoi selezionare se cambiare coi paddle o lasciare fare tutto a lei. Esatto. Spostando la levetta. Esatto. E puoi usare anche direttamente questo, se lo sposti, tipo rally. Ok, fai su e giù come se fosse un cambio rapido. Esattamente. Sono un po' piccolini i paddle, però avendoli attaccati al volante, se tu se tu non li stacchi, non devi fare circonnavigazioni, non devi più cercarli. In pista sono comodissimi, ce li sempre lì, li trovi sempre. Puoi averla solo con questo cambio qua, l'ultima versione, non c'è manuale, c'è solo cambio doppia frizione. Esatto. Tra l'altro le marce mi sembrano lunghissime. Sì. Tira sempre. E mi hai detto che sei andato a Monza. Esattamente. E hai fatto i 260. 260. In sport ti darà un po' di calci. Ok. Sopporteremo. Tanto siamo seduti su dei comodi sedili molto avvolgenti. Molto belli anche dal mio punto di vista, sono molto belli esteticamente. Così la forma a guscio. Ti dirò anche abbastanza comodi. Sì, a me è capitato di fare un viaggio di 5-6 ore e ti dirò, nonostante la mia altezza, comodi. Che tu sei un pelino più alto di me, io sono quasi 1,90 m, tu sarai 1,92 m. Ok, e ci stiamo tranquillamente, il sedile è completamente regolabile, il volante idem. Nulla da dire. Io non sto neanche affondando l'acceleratore e spinge come la mia praticamente da 200 cavalli. Anche la tua è leggera per essere comunque un po' più grossa, è un 1320 kg, ma madonna mia, sì. Non prende subitissimo coppia, la senti un pochino. Dai 3000 in bravo. su, sì. E siamo in normale. Sì, è normale. Vedrai dopo. Stai divertendo così, vedrai dopo. Esatto. Quindi freni Brembo, autoventilati sull'anteriore da 330 mm e posteriore da 270. Esatto. E non so se è per la qualità, ma sono molto modulabili e frenano parecchio senza
pinzare in modo No. esagerato ti rallenta tanto. Infatti appena tocchi il pedale del freno è già bello pronto, non hai un po' di gioco, ti frena già bene subito, fin da subito. Poi qua c'è una strada un pochettino umida, ma No, la tenuta è ottimo. poi mi sembra come assetto rigido, Sì, sì. non esagerato, ma secondo me è proprio... Avverti ogni minimo sassolino, quello sì, nulla da Sì. dire, però Però tiene bene da sì, Dio. sì, sì. Non sono quegli assetti spaccaschiena. No, che adesso è ancora normale, ripeto. Dopo anche si che abbassa e gli ammortizzatori si induriscono. Ok. Guarda te, niente. Qua c'era anche un po' tratto umido, l'ho fatto un pochino più No, tranquillo. non hai avuto problemi. Mamma mia. Che spinta, ragazzi. Anche le gomme mi hai detto che monti gomme. Gomme sono le Goodyear F1, migliori della gamma, e sono gomme vendute come semi slick, ovviamente gomme estive, Sì, però immaginavo. Difficile trovare mi gomme rifiuto di invernali. comprarle. Inizialmente io non ho mai girato così spesso da queste parti. E guardate, No, è è chiodato, inchiodata, non si scolla. è un binario. Poi tu hai anche il launch control, eh? Sì, Ok, proviamo la modalità Dynamic. Vai. Ok, quindi adesso dovremmo avere l'acceleratore più reattivo. più reattivo, i freni, anche sono quelli duriti. sono pronti subito. Subito. Lo Volante sterzo. lo sentirai che adesso è già più duro Sì. e più reattivo. Sì. Allora adesso lo sto sterzando poco, ma si sente già, vediamo adesso nei tornanti come... Ti devo dare una mano io. Esatto. Lo curviamo in due. Il cambio, come noterai, è ancora più reattivo adesso, in dinamico. Sì, Era è un proprio po' più rapido la senti e la cambiata. ha quello strappo in più. E entra il sistema elettronico Q2 dove simula l'intervento di un differenziale Esatto. autobloccante. Esatto. Vediamo. Q2 sì. Si sente anche. Madonna. Q2. L'altra macchina. Sì, porca troia. È vero, senti che ti toglie. Non è. Si capisce che non è un vero autobloccante perché si sente che ti toglie potenza alla ruota. Invece un autobloccante senti invece proprio Sì, la sensazione sì. che ti tira dentro. Però è un modo per non farti andare dritto, per Bravo, perdere bravo, comunque. Sì, lo sterzo quando devi curvare tipo nei tornanti qua, che devi sterzare molto di più. Pensavo peggio, però si sente molto di più rispetto a prima. Sì, Più sensibile, più pesante. Comunque è vero, è impressionante la tenuta di strada. Per quello mi ha impressionato tantissimo. È in binario, è incollata. Porca puttana. Si sente che parte un po' più tardi il turbo, ma quando parte va su bello fluido, costante e spinge di bestia. Freni dalla Madonna. Sì, i freni sono pazzeschi. E non ho mai dovuto affondare No. di brutto, cioè sarò arrivato poco più della metà e ti basta. Non hai bisogno di fare chissà che inchiodate e ti frena tranquillamente. In pista hai mai avvertito magari pedale che si allungava? Allora, sì, Ok. al quarto, io ho girato a Monza come ti dicevo, e al quarto giro, quando i dischi sono stati a 6 miliardi di gradi e sì, alla staccata da dopo il rettilineo faceva fatica. Ovviamente dopo li ho buttati insieme alle pastiglie e alle gomme. Ok. Strada mai. Gli unici scherzi che mi fa è quando devo andare al benzinaio. Oh, qua è un po' umidino, data un po' in sottosterzo. E invece a livello di consumi Ecco, dicevamo, quello è un po' un problemino. quello sì. Allora, normale, cambiata a 3000 giri, 14.
13, 14, 15, se ve leggi. Ok. Se stai in scia e cambia. Bravo, bravissimo. Se no, come lo stiamo usando noi adesso, 6, 7, 8. Ok. In pista 6 sicuri, ma si sapeva. Ma Cioè. aspettavo peggio, però è comunque un bel succhiare. Sì, anche perché io lo uso molto poco, lo uso nel weekend e basta, fortunatamente. Ok. E quando la uso nel weekend ovviamente non vado a fare la spesa, insomma. Ok, vai a divertirti, vai. Quindi i consumi sono sempre Quelli che tosti, sono. però la consiglio a tutti. Non mi sembra una macchina, cioè per le prestazioni che ha, difficili da guidare. No, assolutamente. Puoi andare veloce facilmente. Sì, è una macchina. Devi sempre avere due dita di cervello, però ti permette tanto. Sì. Ti permette tanto. Ok, test drive terminato. Bella esperienza. Bella esperienza, una bomba. Spero ti sia divertito. Un botto. Sorpreso anche come pacchetto originale di serie, bomba, perché tenuta di strada ottima. Motore adesso vabbè con lo stage 1 ne ha ancora di più, ma già da prima secondo me ne aveva già abbastanza, perché comunque la spinta c'è. Cambio da paura, preciso. Io la consiglio a tutti. Freni della Madonna, magari ci stava un autobloccante vero. Sì. Quello sarebbe stata una cosa in più vista la potenza che ha. Un leggero sound in più, ma esatto, vabbè, ma quello proprio se vuoi trovare l'ago nel pagliare. Bravo, esatto. Grazie mille. Grazie a te, bella esperienza, mi sono divertito molto bene, è importante che ti sei divertito. Sì. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, importante, like se vi è piaciuto il video, e ci vediamo alla prossima. Ciao belli. Ciao.